tutte ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho deciso di fare un video su cosa c'è nel mio iPhone, quindi what's on my iPhone. Questo è uno dei video che mi piace tantissimo, come anche nel corso MIEI che ho fatto precedentemente, perché sono dei video che sono molto utili, perché comunque riescono a darci nuove idee e quindi anche a farci impicciare nei telefoni e nelle borse degli altri. No, vabbè, a parte gli scherzi, a me piace proprio perché riesco a scoprire nuove applicazioni. Allora ragazze, ora vi apparirà lo schermo del mio telefono qui in sovraimpressioni. Io sono molto fiera di questa cosa e spero che vi piaccia questa cosa, perché ho imparato a farla. Allora, partiamo subito. Questo è il mio telefono ed è un iPhone 6 oro, questo qui. Ho messo questa cover molto sobria, fatemi sapere cosa ne pensate e partiamo. Allora, questo è il blocco schermo. Ok, allora la prima schermata, questa è la mia immagine della home e ci sono degli alberi con i miei binari. Allora, questa è la schermata, come vedete ci sono i messaggi, calendario, foto, fotocamera, meteo, orologio, mappe e tutte queste cose qui, note, promemoria, borsa, eccetera eccetera. Queste sono tutte le applicazioni dell'iPhone, quindi conoscete tutti. Una novità diciamo è Gmail, perché io uso questa qui come applicazione, non mail, mi piace molto di più, è più comoda. iBooks ovviamente per leggere libri e cose del genere, PDF così e basta. Questa diciamo è molto così come schermata, niente di che. La prima che vedete qui in alto è fotografia. Qui ho tutte le applicazioni per quanto riguarda foto, modifica di foto e poi studio, che è l'unica che non c'entra, però ora vi spiego. La prima che vedete è Afterlight, questa qui è a pagamento, è un'applicazione per modificare foto, quindi potete sia scattarle, faccio vedere, potete sia scattare la foto che sceglierla nel rullino. Quindi scattando la foto voi poi l'andate a modificare, quindi scegliete la luminosità, i filtri, poi ci sono queste luci che potete mettere però sono a pagamento, queste qui invece no, le potete mettere qui. Comunque è un'applicazione molto carina a pagamento, che mi piace tantissimo. Poi c'è Retrica Pro. Retrica Pro è quella lì per fare le foto e voi potete scegliere il tipo di filtro scegliendo random in questo modo. Scegliete i filtri un po' così, però non la uso tantissimo perché riesco a fare le foto normali e poi modificarle successivamente. Poi c'è Facetune, questa qui è un'applicazione top, sempre a pagamento questa qui. Voi scegliete la foto, in questo caso quella lì di prima per esempio, che abbiamo fatto prima, scegliete la foto, potete sbiancare dietro e questa è la cosa più bella di questa applicazione, perché voi vedete come si sbianca dietro, si sbianca tutto il muro e quindi tutto il giallo delle foto che io odio, vedete la differenza. Poi questa cosa ho cancellato, poi leviga, che serve per diciamo levigare il viso, ma cose che già conoscete insomma. Dettagli, potete mettere risalto ai figure per esempio dietro i libri, delle linee un po' così per i capelli, gli occhi, qualsiasi cosa. Quindi questa applicazione è bellissima proprio per questo, perché mi aiuta a migliorare la foto e quindi questo. Poi c'è Studio, che è l'applicazione per YouTube, quindi per vedere i commenti, tutte le cose di grafica del canale. E poi c'è Instagram, adoro Instagram, è il mio social preferito, più di Facebook, Twitter, tutte quelle cose lì che io non uso. Se il mio profilo Instagram, Makeuplorel, se volete seguirmi,
vi aspetto, qui pubblico diverse foto, non solo mie ma anche di prodotti, recensioni eccetera eccetera eccetera. Questo è il mio profilo. Come dicevo, questo è una delle applicazioni più belle di sempre, dei social più belli di sempre, infatti uso solo questa qui tutti i giorni, tutti i minuti, tutti i secondi. Poi c'è Canva è un'applicazione troppo carina perché voi potete scegliere diverse categorie, quindi biglietto da visita, Instagram, Facebook, presentazione, Pinterest, tutte queste cose qui, e quindi cliccarci sopra, per esempio grafica di YouTube, e vi mettete le immagini, quindi voi potete usarle come ispirazione e quindi fare determinate cose, cambiare i filtri, molto carina sotto questo punto di vista, perché vi aiuta anche a fare le varie grafiche dei canali, le anteprime, ci mettete il testo, tutte queste cose qua. Poi Pinterest è troppo carina, io la uso spesso per trovare delle foto, per esempio quelle lì che ho qui sullo sfondo schermata in blocco schermo le ho prese da Pinterest o il titolo, non mi ricordo precisamente. Qui potete vedere tutte le foto, non solo foto in generale di paesaggi ma anche di beauty e cose del genere. Questa è troppo carina. Poi c'è It che è simile, anche troppo bella, voi cercate foto e le scaricate, però potete anche pubblicarle. Poi andiamo avanti, un'altra cartella che ho è questa qui, riferimento, così c'è scritto, e ho il traduttore, Messenger, YouTube, trovo iPhone, Google, Spotify, bellissimo per ascoltare la musica, Big Delight che sarebbe questa qui, dove voi potete vedere i giorni, insomma, di una determinata cosa, quanti giorni sono passati. Poi iMusic che uso quando per esempio non ho i dati e quindi mi serve la canzone già scaricata, quindi senza utilizzare il telefono, MyWind, applicazione del mio operatore telefonico. Poi c'è Mediaset on Demand e iCloud. Queste applicazioni sono per vedere diciamo un canale 5 con tutti i programmi Mediaset, sia on demand, quindi come si dice in diretta, che normalmente registrati. Poi ho questa cartella shopping troppo bella, la mia preferita, perché abbiamo Sephora, bellissima Sephora, quindi io qui vado a vedere tutti i prodotti, sconti, cose del genere, acquisto online, e quindi potete vedere tutte queste cose qui. Poi Amazon, adoro Amazon, io ci acquisto spesso le cose qui sopra perché è fantastico e mi piace tantissimo. Poi dove conviene, questa è troppo carina, ogni tanto la vado a controllare perché trovate tutti i volanti di tutti i negozi che sono nella vostra zona e quindi è carino secondo me per sfogliare, per avere tempo, quando non avete niente da fare iniziate a vedere i volantini. Poi c'è Zara, Bershka, Zara Home, Zalando e H&M, tutti i negozi in cui vado a vedere ogni tanto le collezioni, quelle che escono, quelle cose che più mi piacciono, e poi magari vado in negozio a comprarle. Di solito non compro mai i vestiti online perché non è una cosa che mi ispiri tantissimo, che poi non so se può andare bene o può andare male, poi mi scoccio di andare, quindi vabbè. Questo Zara Home è troppo bello, mi piace tantissimo, infatti sto sempre a guardare anche per prendere ispirazione. Poi c'è la cartella utility. Nella cartella utility ci sono Google Maps, che io preferisco questo qui rispetto al Google normale del telefono, perché trovo che sia un po' più che sia migliore. Poi c'è Stock Card, con Stock Card voi visualizzate le vostre carte, per esempio dei negozi, quando non le vedete dietro aprite l'applicazione e quindi prendono il codice della carta da questa applicazione qui, troppo carina. Questa qui la uso per quanto riguarda il ciclo mestruale, vabbè, inutile che vi spiego, penso sappiate già cosa sia. Poi c'è Premium Play, qui è l'applicazione di Premium Station, che sarebbe l'applicazione
come si chiama, della station dell'internet, della DSL, insomma, sono i post pay, ossia la post pay, la carta prepagata. Netflix, adoro Netflix, serie TV, film, lo uso tantissimo. Poi c'è Studenti su Mobile, che è l'applicazione dell'università. Poi c'è Wattpad, molto carino, lo sto usando perché c'è una mia amica che sta scrivendo un libro e che saluto, e la uso appunto per leggere il suo libro, che vi consiglio di andare a leggere, Dolce G, bacio. E poi ho pagine, e qui ho la pagina, una pagina. Per quanto riguarda i giochi, ho il gioco di Gabriel. Questo gioco l'ho scaricato tempo fa perché andai a vedere il video di una ragazza, ora non ricordo chi, che consigliò questo gioco, e quindi lo scaricai e devo dire che è molto carino, solo che non l'hanno più aggiornato, io l'ho finito e non continua la storia. Scaricatelo e fatemi sapere cosa ne pensate. A me è piaciuto, sì, niente di così chissà quanta intelligenza questo gioco, è una storia che voi continuate, scegliete le cose. Comunque fatemi sapere se ce l'avete. Quest'altra cartella, viaggi, adoro questa cartella. Abbiamo Pirati in viaggio, Skyscanner, Booking. Pirati in viaggio troppo carina, la sto sempre a controllare e vedere le offerte che ci sono. Skyscanner troppo carina per i voli perché trova tutti i voli con tutte le compagnie, quindi vi aiuta a cercare il volo migliore. E poi c'è Booking per cercare gli hotel, insomma. Poi ho quest'altra cartella che c'è scritto utili, non so cosa scrivere, e ho WeTransfer e TinyScanner. WeTransfer è un'applicazione troppo carina, l'ho scoperta grazie a un mio amico, di inviare anche dei piccoli video e delle foto. Con questa applicazione non perdete la qualità, quindi se avete scattato foto con reflex è molto comoda. Poi ho TinyScanner, questa è l'applicazione per scannerizzare dei documenti per esempio, è molto utile. E basta così ragazzi, queste sono le mie applicazioni. Tendo a non scaricare troppe applicazioni per poi non usarle, queste sono le applicazioni che io uso sempre. Ebbene ragazzi, questo è quello che ho nel telefono. Vi mando un bacio, fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti, se avete queste applicazioni, se vi interessano. E fiatone. E niente, un bacio di nuovo, ciao!